Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto vediamo come andrà la vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con il Cavaliere che ci dà una bella spinta, soprattutto perché alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta e quindi ci possiamo aspettare l'arrivo di notizie, idee, visite, informazioni e delle novità di vario genere. Poi troviamo la bara. Al centro vuol dire che alcune cose possono essere incentrate sull'idea di trasformazione e di evoluzione, soprattutto la chiusura di un ciclo o di alcune esperienze o anche a volte di alcune brutte situazioni, e quindi sappiamo effettivamente che hanno la loro conclusione e quindi possiamo stare, diciamo, meglio successivamente. Anzi, si può anche dire che proprio grazie a questa trasformazione, soprattutto se state pensando di fare dei cambiamenti importanti, possiamo già essere innanzitutto soddisfatti e acquisire nuovi spazi, indipendenza, benessere per noi stessi, miglioramenti. Ci può essere l'arrivo appunto di qualcosa di importante, soprattutto nelle questioni pratiche e lavorative, e può esserci un viaggio, perché no? Quindi, visto che è una carta di spostamento, anzi abbiamo varie carte di spostamento, può essere un viaggio, e io mi auguro che sia una vacanza, un qualcosa di bello e positivo per voi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single. Ricordo che alcune cose possono riferirsi anche agli affetti e alle persone più vicine, quindi può essere un familiare, può essere un'amicizia. Quindi consiglio di ascoltare e poi di adattare a quello che state vivendo. Abbiamo l'Aquilegia e il Giglio, sono entrambe carte abbastanza positive che portano benessere, massima compatibilità e possibilità di raggiungere una meta, un obiettivo, un qualcosa che ovviamente è in comune, anche far funzionare le cose nel modo giusto. Bellissimo il Giglio perché parla proprio di intesa, di reciprocità, di un qualcosa che funziona e che ci permette di costruire e forse anche recuperare tempo per se stessi, per la coppia, anche poter sistemare alcune cose. Se ci sono delle situazioni a livello esterno, si vede che comunque la vostra solidità o comunque alcune cose che vi siete prefissati stanno funzionando, anzi funzioneranno proprio benissimo. E non solo, abbiamo il Bucaneve. Qui saltano fuori dei nuovi segnali, forse dei nuovi propositi, degli obiettivi, delle cose che volete realizzare. Buono, diciamo, bello, soprattutto se poi state pensando di organizzarvi per delle cose da realizzare nel prossimo futuro. Per i single vediamo queste energie che possono essere sia positive a livello di indipendenza, di benessere per voi stessi, anche aprirsi a nuove situazioni, forse non solo, diciamo, avventure, però si vede maggior socializzazione, e quindi buono e positivo quando si sta bene con se stessi, quindi recuperare
da situazioni del passato, forse abbiamo questa profonda trasformazione che vi permette di chiudere con alcune cose e aprirvi ad altre che sicuramente sono più stimolanti. Anzi, questo bucaneve fa pensare che potrebbe esserci anche quel segnale di interesse, un approccio, un qualcuno che mostra appunto interesse nei vostri confronti, quindi esserci un incontro, un primo appuntamento o sentirsi, e che quello potrebbe essere un nuovo inizio. E adesso procediamo con le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Abbiamo la carta del denaro che in questo ambito è vero, riguarda rinnovamento, riguarda aiuti, consigli, anche qualcosa di inatteso dal passato, affari vantaggiosi, quindi è molto positiva e può riguardare anche collaborazioni e rapporti che si intensificano nell'ambito e nell'ambiente lavorativo, che ci possa essere qualche pensiero, un qualcosa che magari dovete ancora risolvere, magari sapete che c'è bisogno un po' di tempo, però state procedendo nel verso giusto. Altre cose che possono riguardare appunto la presenza di queste carte magari è la possibilità di gestire con prudenza, con attenzione, con cura, le proprie finanze. Quindi si possono riprendere alcune cose, come abbiamo visto progetti, idee del passato, si può, gestire al meglio, come vi dicevo, le proprie finanze e, magari saltano fuori anche delle notizie, degli eventi felici, degli incontri, soprattutto utile, per, come dicevo, possibili collaborazioni o anche miglioramento della vostra, vita finanziaria e lavorativa, e magari soprattutto utile per incontrare persone che possono aiutarvi nella ricerca del lavoro e anche per accogliere delle proposte, delle opportunità ovviamente che dovete valutare prima di accettare. Che ci sia movimento e fermento, l'abbiamo visto proprio nelle energie principali, quindi c'è qualcosa che finalmente va a chiudersi e si trasforma in senso positivo, e proprio questo cambiamento vi porterà degli ottimi risultati. Se non proprio nell'immediato, magari un po' di pazienza, abbiamo visto, non abbiate fretta, questa carta promette bene soprattutto per il prossimo futuro. Vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!